Ciao a tutti, oggi abbiamo in prova la Bustrom 1050 DE. Ringraziamo ancora una volta Farmotor qui a Genova in Corso Europa. Loro, come vi ho detto, hanno Suzuki, Moto Guzzi, Aprilia, e quindi oggi abbiamo questa bellissima moto che io era da tanto tempo che desideravo provare. Anzi, dovete sapere un segreto: io come prima moto volevo avere questo motore in versione 650, ovvero l'SV 650. Fortunatamente c'è ancora chi crede di portare avanti un motore AV. Questo è stato il motore che era nato in realtà con la TL1000, che poi aveva utilizzato anche la Raptor, la Cagiva Raptor. Era il motore che era nato per contrastare le Ducati in Superbike, e fortunatamente questo motore è stato aggiornato all'Euro 5 e lo ritrovo qui dopo tanti anni. Posso finalmente provarlo e goderne di questo V90. Posso dire ad Angelo di 20 anni fa che aveva ragione, perché è un motore che, vi dico già, è bellissimo. Non mi possono dire che un bicilindrico parallelo è bello uguale da guidare, perché ha un bilanciamento tutto suo. È vero che complica un pochino la vita dei progettisti, perché bisogna fare una moto chiaramente che ha un ingombro. Intanto costa di più, perché chiaramente ci sono due testate, più organi meccanici in movimento, quindi è un motore che costa di più chiaramente, ma è una gran moto. Adesso andiamo a guidarla e vi dico tutto di com'è lei fra pochissimo. Vi faccio vedere l'altezza di questa moto ed è realmente la prima moto con cui ho veramente difficoltà a salire. Chiaramente si può optare per la sella bassa, che è 30 mm più bassa. Se si fa principalmente strada si può direttamente scegliere la versione base, parte di default con una sella più bassa. Questa è 88 cm da terra e, come vedete, io non tocco, ragazzi. Con questa moto qua io non tocco, sfioro appena. Ma adesso andiamo a scoprirla. Intanto il cruscotto TFT da 5 pollici, veramente leggibilissimo e molto facile e intuitivo. Adesso metterò la mappatura B, che è quella intermedia. Prima dentro, la frizione stacca un po' tardi, e la prima cosa che si scopre guidando questa moto è il cambio. Il cambio è veramente eccezionale di questa moto, è uno dei migliori cambi quick shifter bidirezionale, ed è uno dei migliori cambi che abbia mai provato. Secco negli innesti, precisi, veramente un bel cambio. Gestione del gas ottima, il motore è piacevolissimo, mi sono già entrati i controlli. Adesso abbiamo il traction a 3, è regolabile su 5 livelli, e ho visto che in certe aperture mi è già entrato, ma è molto progressivo. Questa moto è strettissima fra le gambe, sembra un mono, sembra. Ruota da 21, tubeless al posteriore, camera d'aria all'anteriore. Una scelta un po' bizzarra. Allora, vibra pochissimo, molto poco, vibrazioni piacevoli da V90 gradi. Proviamo un regime autostradale che ipotizzo possa essere sui 5000 giri, appena percepibili alle pedane. Manubrio quasi niente, un pochino alla sella si trasmettono, ma poca roba. È una moto che ha un equilibrio fenomenale, veramente. Io avevo buone aspettative su questa moto, avevo delle ottime aspettative. Devo dire, da questa prima mezz'ora di guida, che le ha superate. Sì, lo so che vi fa strano sentirmi dire una cosa di una giapponese, perché io sono smaccatamente per le moto europee, ma questa moto è veramente una bella moto. Non pensavo che mi avrebbe così conquistato, devo dirvi la verità. Ah, che belle queste vibrazioni a 2500 giri, come sono piacevoli. E soprattutto questa moto mi fa dire una cosa, ovvero che io non mi sbaglio, e sono sicuro quando affermo determinate cose, perché poi mi dà ragione la vita, nel senso che oggi mi ha portato su questa moto,
In che senso? Nel senso che non me la possono venire a raccontare che le bicilindriche parallele che stanno sostituendo in tutto e per tutto queste bicilindriche qui sono la stessa cosa, perché se puoi avere un'erogazione diciamo simile, non puoi avere questo bilanciamento dei pesi che hanno le bicilindriche AV. Questa rispetto alla versione con la cerchia da 19 ha un interasse un po' più lungo che hanno ottenuto aprendo il canotto di sterzo, e quindi ha un telaio diciamo specifico. Questa non hanno lavorato sugli offset delle piastre di sterzo. Io prima ho tirato qualche marcia e vi dico che il cambio agli alti ha dei tagli un po' lunghi e quindi è un po' più secco il passaggio di marcia. Non è una moto da strapazzare chiaramente. La ciclistica, il Forcella e il mono mi piacciono molto perché sono scorrevoli, sono molto scorrevoli. Le buche che state prendendo, anche questa successione che ho preso adesso, la smorza molto bene. Il mono filtra meno, devo dire che il mono filtra meno. È una buona protezione aerodinamica, rimane un po' esposta la testa, la parte alta del casco, e considerate che appunto io sono 1,70 m. Ma quello che è proprio bello di questa moto è come scorre, mi piace tanto. Chiaramente io col 21 davanti non ho una gran confidenza e non è la mia moto, punto primo, e qui stiamo provando un esemplare da rispettare maggiormente perché ha 30 km, quindi non sono assolutamente nelle condizioni di poter osare niente. Bisogna sempre rispettare il mezzo, portare rispetto sempre. Com'è stretta, com'è rastremata tra le vostre gambe, sembra di avere un monocilindrico. La sella permette grande movimento, sella piatta. La fiducia questa moto me la trasmette veramente subito. Sarei curioso di provare la versione da 19. Bella pronta, non me l'aspettavo una frenata così da queste pizze. Molto potente. Devo ancora capire quanto modulabile perché è un attacco molto potente. Che bella erogazione che ha, una bella schiena, una buonissima gestione del gas. Che bel telaio che ha questa moto, ragazzi, bellissimo telaio da portare dolcemente e godere di questa apertura, prima apertura libidinosa, non saprei come altro definirla. Proprio la cosa bella di questa moto è l'idea di leggerezza che ha, leggerezza che, attenzione, questa pesa 252 kg, la versione invece con cerchia del 19 ne pesa 242, 10 kg in meno, e ha un interasse anche complice la ruota del 19, un interasse leggermente minore, e dovrebbe essere forse un filo più nervosa, un filino, perché è quasi un nervoso piacevole, nel senso ma è il nervoso di questi bicilindriche a V di 90 gradi, nel senso che la sentite così stretta che veramente riuscite a farla cambiare di direzione molto rapidamente, tanto rapidamente quanto non direbbe che possa fare una moto che pesa 250 kg e con la quale però anche l'equilibrio dinamico che ha, vedete, anche a bassissima velocità gode di un equilibrio dinamico favoloso. Guardate, a 2000 giri trovatemi un altro cambio così, molto 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 bello. Quinta 50 all'ora, 2000 giri, bicilindrico V90, perfetto, erogazione perfetta. Ora, per dovere di cronaca, volevo provare la mappa C, che è quella un po' più... sì, la mappa C è molto molto plafonata, aprite e non fa strada, va bene per il bagnato la mappa C. Il controllo di trazione è molto ben tarato perché coppia comunque ne ha, e l'ho fatto entrare parecchie volte ma non mi sono accorto di niente, segno che comunque lavora bene. Basta il movimento della testa e lei va esattamente dove volete. I suoi giri sono fra i 3 e i 6. Come detto, questa è veramente tanto 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 alta, e quindi immagino che comunque
con un po' di differenze, tanto 10 kg in meno che vabbè poi si perdono nella guida, però credo che sarà comunque un po' diversa dinamicamente come moto. A chi è che consiglio questa moto? A tutti quelli che vogliono una moto da tutti i giorni, a tutti quelli che vogliono una moto divertente con cui togliersi delle belle soddisfazioni, anche più di moto più blasonate. Assolutamente sì. Questa moto mi sta facendo venire voglia di andarci a fare un giro nel weekend lungo, perché mi piace tanto. Devo dirvi che ricorda un pochino fra le moto provate recentemente a livello di ciclistica, come bilanciamento e tutto, non tanto il peso, chiaramente questa è più pesante, ma vi assicuro che scompare il peso. Mi ricorda un po' la Touareg, mi ricorda un pochino la Touareg, ma questo motore comunque è delizioso. Ah, non vi avevo detto del freno dietro, modulabile, bisogna fare una buona pressione, ma rispetto a quello che sono abituato io ha una buona frenata, devo dire. Si potrebbe usare in città come per rallentare al semaforo, si passa il freno dietro. Le sospensioni hanno 170 mm di escursione, ma come avete visto in questa frenata sono ben controllate in affondamento. Spero di fargliene vendere almeno una, perché merita. Vibra veramente tanto questo paramano. La consiglio a chiunque voglia fare del turismo a lungo raggio, chi voglia divertirsi, chi voglia utilizzare una moto in città tutti i giorni. Motore che non mi sembra che scaldi molto, anche se avete il cilindro posteriore proprio qua in mezzo alle gambe, ma prima anche nel traffico non mi sembra di aver sentito un gran calore. Guardate che bello. Se non avete problemi di altezza, certo potete prendere anche questa versione, perché comunque si lascia portare molto bene anche questa qua. Io immagino che per tutti quelli che fuori strada non lo vedranno mai, al massimo vanno alla caletta, hanno anche credo più scelta di gomme. Cosa cambia da questa rispetto a una maxi? Beh, è un pochino tutto meno, no? A partire dal motore, che ovviamente questo non è esagerato, è equilibrato, non vi prende alla sprovvista un motore del genere. La sensazione dell'anteriore è un po' meno precisa, è un po' meno piantata rispetto al Multi V4, per dire. È tutta un po' meno raffinata, si sente, ma l'ho sentito subito. Ma ho sentito anche tanti pregi da questa moto, che comunque questa in questa versione costa poco meno di 16.000 euro, e ragazzi danno i T-Max a 13.500 euro, ne vogliamo parlare? Il mono, soprattutto il mono, il fatto che qua non si ha una regolazione, c'è il precarico e le sospensioni sono regolabili, non si hanno le semiattive. Io se questa moto qua la potessi pagare con full semiattive 18.000, cioè semiattive full intendo precarico, compressione e estensione, io 18.000 euro per una Suzuki così li darei. Scelta dei giapponesi per la sicurezza che tutte le case fanno, poi europee, loro decidono che il parabrezza lo potete regolare da davanti, quindi dovete fermarvi e regolarlo. Scelta assurda, però vabbè, sono giapponesi. Allora, on off non ne ha, e sto andando senza accelerare adesso io qua in mezzo alle macchine. Chiaramente io, ragazzi, qua non riesco a portarla perché non tocco, zero. Cioè sto facendo come facessi su una moto da cross, Guardate, non ci arrivo. Così sono centrale, non ci arrivo. Il cambio elettronico lo potete usare a 1500 giri. Cioè, quanto va bene questo cambio. Guardate che roba. Questo credo che sia il miglior cambio che abbia mai provato. Se vi piace questo video mettete un bel like, pollice su ragazzi, iscrivetevi al mio canale. Da Angie è tutto, ciao, alla prossima! Mi ha stupito perché non credevo che un progetto comunque possiamo definire datato in realtà sia così attuale, e anzi mi piace più delle moto definite moderne, e questo mi porta purtroppo a pensare che
il mercato va in direzione che, come per le automobili, non condivido. Un bilanciamento che mi ricorda una moto assolutamente europea, ragazzi, con però le qualità, la precisione di erogazione di una moto giapponese. È uno dei motori che più mi piace in assoluto, perché unisce molto del Giappone con la piacevolezza di sentire quel bilanciamento che piace a me quando guido una moto. È tutto molto bilanciato, ogni elemento lo trovo molto bilanciato. Io probabilmente, ovviamente, dovessi mai prendere questa moto qua, prendere la versione 19, dovrei capire come tocco. La sella è molto stretta, molto rastremata e ha un buon sostegno, ma non è di marmo. Il cambio è uno dei migliori che abbia mai provato. Ci sono i tubi di gomma, ma la frenata è molto diretta all'anteriore. Suzuki V-Strom 1050 DE. Ringraziamo Farmotor perché ancora una volta si sono resi disponibili a darmi questa bellissima creatura, oltretutto nuova di pacca. Ciao a tutti da Angi, ciao, alla prossima!